questo nuovo video, ragazzi, benvenuti con una grincia preparata proprio a Campotosto in Abruzzo, vicino ad Amatrice, e una vera amatriciana. Amatriciana top, come si deve. la moto è qua, andiamo al Gran Sasso se riusciamo. Eccoci in moto, ragazzi, stiamo costeggiando il lago di Campotosto, siamo in Abruzzo, direzione Gran Sasso. Dobbiamo sempre fare benzina, da prima qua non ci sono distributori in tutta l'area, dobbiamo scendere verso l'Aquila e poi risalire verso Campo Imperatore. La strada è molto bella che costeggia il lago, ma l'asfalto non è nuovissimo, è un po' a macchia, diciamo, ma il panorama è veramente stupendo. Ci siamo appunto appena fermati a mangiare in un famoso chiosco, una trattoria lungo la strada, lungo le rive di questo lago, pieno di bikers, pieno di bikers. Ho mangiato una grincia e una matriciana per degustare i sapori delle zone. Questo è il famoso ponte che attraversa il lago, bellissimo. Lago artificiale, è regolato da una diga che abbiamo visto nel video precedente più a nord. Ed è immenso comunque, sembra quasi reale, non, Sì, è molto bello questo lago. Non artificiale, sembra davvero molto naturale e grande, davvero grande. Sì, adesso siamo tra Lazio ed Abruzzo e Marche, diciamo, precisamente. Credo che da breve entreremo nel parco nazionale del Gran Sasso, perché inizia proprio dopo queste montagne, dietro questa curva, ecco, in fondo lì, là dietro inizia il parco nazionale del Gran Sasso. Abbiamo toccato 4 regioni in questo weekend. Abbiamo praticamente attraversato Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Quindi anche di più. Siamo a 850 km al momento e siamo circa al giro di boa di tutto il viaggio. Ah, qua c'è un'altra diga, guarda, anche a sud qua, quindi ce n'è una in cima al lago e una in coda. Ah, eccola qua, proprio là sulla strada, quindi è proprio un bacino d'acqua artificiale, completamente artificiale. È immenso davvero. Sì. L'Aquila 36 km, speriamo di trovare questo benedetto benzinaio, dove ho visto che c'è anche il sito archeologico di Aniterium, ve lo scrivo qua sotto perché è un nome latino che non ricordo bene, ma sono i resti di un'antica città pre-romana che poi i romani hanno ampliato in un luogo strategico, diciamo, a cavallo tra Lazio ed Abruzzo, e hanno costruito un anfiteatro enorme di 60 metri di diametro, e dove addirittura ci sono i resti di una strada romana conservati splendidamente, con delle ville romane. È tutto un sito archeologico molto interessante che ho approfondito, letto, ma che non credo riusciremo a visitare perché siamo in fortissimo ritardo come sempre. Quindi è già tanto se riusciamo ad arrivare su a Campo Imperatore, ragazzi. Ovviamente quando ci si pianifica i viaggi poi la realtà è sempre molto diversa e si improvvisa, vediamo cosa ne viene fuori, come sempre. Abbiamo imboccato la SS80 che dal lago di Campotosto ci porta verso l'Aquila. Bellissima, questa è veramente bella, larghissima, panorami eccezionali e piena di curve. Qua mi ricordano le strade dell'Austria.
che strada meravigliosa, ragazzi, bellissima. Il problema in questo periodo su questa strada sono solo le pigne, è pieno di pigne per via della caduta dagli alberi in mezzo alla carreggiata. Situation that got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. E poi la vista, ragazzi, a tratti si apre un panorama veramente fantastico sulla valle sottostante. Torrente Pescine. Be away, I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things are going? I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Meno male che è in discesa, quindi l'autonomia rimane ferma a 103 km per ora. Mancano 7 km in teoria al benzinaio. Ma ragazzi, sono secondo me più di 120 km che non troviamo un benzinaio, cioè assurdo. Veramente siamo partiti da Castelluccio di Norcia fino a qua al Gran Sasso, passando per Campotosto, non c'è un benzinaio, assurdo. Allora, stiamo attraversando le zone dell'Aquila e devo dire che rispetto alla zona delle Marche e dell'Umbria qui hanno ricostruito, cioè è tutto a posto, almeno a vedere dalla strada. Decisamente migliore rispetto ad Amatrice, che era proprio veramente ancora in ginocchio. Sì, devastato. Sì, diciamo che l'Aquila, queste zone forse sono un po' più diciamo interessate dalle attività commerciali, da tante dinamiche che hanno spinto a dare priorità alla ricostruzione. Stiamo entrando all'Aquila, vedo il cartello nel fondo, sì. E come vedete le case sono tutte nuove, le facciate si vede che sono nuovissime. Eccoci all'Aquila. Come vedete, guardate queste case, cioè sono proprio tutte ristrutturate. Per fortuna sì. Bene, proseguiamo. Di fronte a noi ancora innevata la cima del Gran Sasso, che è la cima più alta di tutto l'arco appenninico italico. Guardate che vallata, ragazzi. Quella è l'Aquila. Davvero, davanti a noi tutto il massiccio del Gran Sasso, è stupendo qua. Praticamente il casello dell'autostrada esce proprio all'ingresso del passo e poi iniziamo a salire verso Campo Imperatore e verso tutto quello che è il complesso del Gran Sasso. E se no si poteva arrivare direttamente da Campotosto, dove eravamo, con una strada meravigliosa, però non ci sono benzinai. Campo Imperatore, queste sono le terre dei lupi. Qua è pieno di lupi, ragazzi. Adesso quando ci fermiamo vi racconto tutte le particolarità di questo parco nazionale, che sono davvero numeri impressionanti. Campo Imperatore aperto. Bello, cavolo. Sì, qua siamo al
Fonte Cerreto si chiamava, vero? Sì. Credo sia un altro punto di interesse della zona. Saliamo 24 km. Siamo a 1400 metri, ragazzi, stiamo salendo su questi territori meravigliosi. È stupendo, veramente un paesaggio lunare. Con i fiorellini a bordo strada, la giornata è splendida, c'è qualche nuvola ma si sta da Dio, abbiamo 17 gradi, sotto ne avevamo 20, arriveremo a 2000 credo, quindi avremo qualche grado in meno fra poco. Ma il paesaggio è stupendo, guardate anche voi, guardate che colline. Ghiacciaio come sulle Alpi, sembrano le Alpi, siamo sugli Appennini, al Sasso d'Italia. Allora, qua vedo un punto di raccordo, credo che ci sia. È questo secondo me Campo Imperatore, dici? sì? No? Penso proprio di sì, cavolo. No, non credo. Secondo me si doveva proseguire. Sì, sì. Al centro della catena appenninica in Italia svetta il Gran Sasso con i suoi 2912 metri e è al centro del parco nazionale, del terzo parco nazionale più esteso d'Italia. Questo grande parco nazionale è di 150.000 ettari di terreno, comprende 44 comuni e 3 regioni, 2.665 piante censite, 231 piante endemiche italiane e 132 piante di elevato valore conservazionistico. Ci sono 51 emergenze faunistiche, 2 piante carnivore. Qui troviamo 11 coppie di aquile reali, 500 cervi, 1000 camosci appenninici, 120 lupi con 20 nuclei riproduttivi. Il nome Campo Imperatore lo dobbiamo a Federico II di Sveva, che già nel periodo del Sacro Romano Impero volle chiamare col suo nome questa piana ad alta quota, perché lo lasciò a bocca aperta. E qui c'è storia di transumanze nei secoli che partivano dalle Puglie, dal Molise, arrivavano qui con le loro greggi, pastorizia che va avanti di secolo in secolo, e tutt'oggi questa è un'area, un territorio altamente devoto alla pastorizia. Queste piane che vediamo alle nostre spalle, intorno a noi, sono poste a 1600 metri sul livello del mare e sono contornate da vette che sfiorano i 3000 metri. Queste sono zone nel cuore dell'Italia che sono rimaste immutate nei millenni e che sono davvero fantastiche da venire a visitare.
Adesso proseguiamo, alle mie spalle Veronica, c'è abbastanza vento, ma qua il drone, ho consultato la mappa, può volare. Stranamente, pur essendo un parco nazionale, ci sono delle aree dove è consentito il volo. Però c'è tanto vento, quindi ho fatto giusto un volo veloce, anche perché c'è pieno di aquile, non vorrei che si pigliano il drone, e tanti saluti. Adesso proseguiamo ragazzi, andiamo verso Rocca Calascio, non credo che riusciremo a visitarla, ma è uno dei castelli più belli d'Italia, è davvero suggestivo su una cresta di un monte, spero almeno di riuscire a vederlo da vicino. E poi rientriamo verso Visso, abbiamo circa 4 ore di strada e sono le 3 di pomeriggio. Ci sbrighiamo, a dopo. Quella sembra una piramide, siamo praticamente nei luoghi del film di Bud Spencer e Terence Hill, lo chiamavano Trinità, lo hanno girato qua, guardate che luoghi da Far West veramente. Aiuto! Questo è un problema, questo qui è un grosso problema. Ah, cavalli, ok. Guarda, mucche, cos'erano? Non ho visto. bestiame. Comunque quadrupedi, ecco. Insomma, Grossi quadrupedi. c'è passato proprio un camion e una moto qua, la strada non è strettissima, però di fronte a noi Santo Stefano di Sessanio, Amio. 1251 metri, anche questo colpito dal sisma. Ah sì. Calascio 5 km ragazzi, proviamo, anche se mi hanno detto alcune persone che sono stati in questi luoghi che c'è il vigile di solito che non ti fa salire, fa parcheggiare giù e bisogna salire a piedi. Se fosse così purtroppo non abbiamo il tempo tecnico, ma se riusciamo ad arrivarci sotto allora la cosa cambia. Proviamo. Stiamo salendo ragazzi, c'erano 2 ragazzi con la sbarra ma ci hanno detto che si può salire oggi, non so da cosa dipenda, forse dal numero di persone che vengono su, però stiamo salendo, vediamo se riusciamo a fare qualche ripresa decente. Da qua già ragazzi la vista è fantastica, vedete i parcheggi partono già dai tornanti più bassi, quindi di solito credo sia preso d'assalto questo luogo perché è molto bello, oltre che avere una storia molto interessante e centenaria.
Se vi capita di venire qua, ragazzi, ovviamente se vedete le macchine parcheggiate giù, c'è un parcheggio con un cartello con strada chiusa. Non vi fermate giù in moto, se vi fanno salire da sopra, voi in moto potete venire su, come vedete alcuni in macchina vanno anche su. È un cartello di strada chiusa perché poi ovviamente si deve tornare indietro. In macchina credo che lui non troverà parcheggio, ma con le moto qualche posto c'è sempre. Quindi a meno conviene che no, salire sì, fino sopra, perché sennò farle a piedi tutto questo pezzo sarà più di 2-3 km. Ah, ma attenzione che a piedi ho visto che ci sono anche come dei sentierini su questo. Sì, non devi fare la strada questa che stiamo percorrendo noi, okay, ma si può tagliare con dei sentieri. Beh, sicuramente già sì, abbastanza faticosa. E là sopra c'è la rocca, ragazzi, non so se la vedete da questa inquadratura. Guardate che meraviglia, favolosa. Aspetta che questi devono parcheggiare, ma io passo. Il bello della moto. Ah, vedi, perché questi sono proprio parcheggi, non sono piazzole, sì, sono proprio parcheggi. Perché poi alla fine sopra a posto non credo che ce n'è, vedi la strada è molto stretta. Vediamo. Sì, infatti guarda quante macchine. Sì, cercano di fare manovra. Sì. Ragazzi, bellissima questa rocca Calascio, è assolutamente un luogo da vedere, un punto di interesse che va considerato se si vengono in queste zone. Adesso torniamo verso Visso, dove passeremo un'altra notte, e domani faremo tanta autostrada, però ci fermeremo a fare un tuffo, se il sole ce lo consente, nella zona del Conero, nelle Marche, a Numana, vediamo se riusciamo, e vorrei passare anche da Gradara, che è un borgo medievale bellissimo, no? Fortificato, molto interessante. Comunque facciamo strada, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto come sempre, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, veniteci a trovare anche su Instagram, YomoCree. A presto, ciao!